C'è una cosa che ho imparato dopo molti anni di silenzio e osservazione. Il mondo corre. Corre quando ti svegli al mattino. Corre quando apri il telefono. Corre quando lavori, mangi, parli, persino quando riposi. E lentamente, senza accorgertene, inizi a correre anche tu. Ma lascia che ti racconti qualcosa che ho visto molti anni fa. Un giorno camminavo lungo un sentiero di montagna con il mio maestro. Era un uomo molto anziano. I suoi passi erano lenti, così lenti che a volte mi sembrava che quasi si fermasse tra un passo e l'altro. Io ero giovane, pieno di energia e impazienza. A un certo punto gli chiesi: «Maestro, perché cammini così lentamente?» Lui sorrise, guardò il sentiero davanti a noi e disse una frase che non ho mai dimenticato. «Perché voglio arrivare». All'epoca non capii, pensai fosse solo una battuta. Ma anni dopo compresi il vero significato. Chi corre troppo, spesso non arriva davvero da nessuna parte. Arriva stanco, arriva confuso, arriva senza sapere perché è partito. La lentezza, invece, è una scelta. Non è pigrizia, è presenza. Quando rallenti davvero, accade qualcosa di straordinario. Inizi a vedere ciò che prima ti sfuggiva. Le decisioni diventano più chiare, le parole diventano più sagge. E il tuo corpo finalmente può parlare. Molte persone oggi sono esauste, non perché lavorano troppo, ma perché vivono senza pause interiori. Corrono da una decisione all'altra, da un impegno all'altro, da un obiettivo all'altro. Eppure le decisioni più importanti della mia vita non sono mai nate nella fretta. Sono nate nella quiete. Ricordo un uomo che venne al monastero molti anni fa. Era un imprenditore di successo. Aveva tutto ciò che la società considera una vittoria: denaro, una grande azienda, riconoscimenti. Ma i suoi occhi erano stanchi. Mi disse: «Ho tutto, ma non sento più nulla». Gli chiesi solo una cosa: «Quando è stata l'ultima volta che hai camminato senza uno scopo?» Rimase in silenzio. Poi disse: «Non lo ricordo». Così gli proposi un esercizio molto semplice. Per 7 giorni, ogni mattina, doveva fare una sola cosa. Doveva camminare lentamente. Non per allenarsi, non per arrivare da qualche parte, solo per camminare. All'inizio lo trovava insopportabile. Diceva che perdeva tempo. Ma al 4° giorno accadde qualcosa. Durante una camminata sentì improvvisamente il vento sul viso. Un dettaglio semplice. Eppure si fermò e si rese conto che erano anni che non percepiva davvero il mondo intorno a lui. Quando rallenti, l'intuizione torna a parlare, il corpo torna a guidarti e molte decisioni che sembravano complicate diventano improvvisamente evidenti. Vivere di fretta crea solo rumore, mentre la lentezza crea chiarezza. E c'è un'altra verità che pochi comprendono: fare le cose con lentezza protegge la tua energia. Molte persone si bruciano, non perché lavorano troppo duramente, ma perché non ascoltano i segnali del proprio spirito. Il corpo sussurra sempre, prima di gridare. Ti dice di riposare, di fermarti, ti dice questo non è il tuo sentiero. Ma se vivi correndo, non sentirai mai quei sussurri. E un giorno arriverà il grido che ti costringerà a fermarti. Per affaticamento, confusione e perdita di senso. Ecco perché la lentezza non è debolezza. È una forma di saggezza. È il coraggio di non lasciarsi trascinare dal ritmo degli altri. Ricorda questo: un fiume non corre per arrivare al mare, scorre, e proprio per questo arriva. Così anche tu, non devi vivere correndo per dimostrare qualcosa. Puoi vivere con presenza, passo dopo passo, decisione dopo decisione, respiro dopo respiro. E forse scoprirai qualcosa di sorprendente. Quando cammini lentamente, spesso arrivi molto più lontano e vivi davvero. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video,
Iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.